Lezione 1. Spuntini a tarda notte. Mi scusi, forniscono spuntini fino a tarda notte qui in hotel? Questa è una bella domanda. Alcuni hotel offrono uno snack bar per le voglie notturne. Spero davvero che questo lo faccia e a volte mi viene fame dopo una lunga giornata. Sì, è bello avere qualcosa da sgranocchiare mentre ci si rilassa in camera. Esattamente. Adoro rilassarmi con uno spuntino e un bel film. Anche io. Fa sentire l'hotel più come a casa. Controlliamo con la reception per vedere quali opzioni sono disponibili. Sembra un piano. Mi piacerebbe provare qualcosa di locale se ce l'hanno. Sì, sperimentare i sapori locali è sempre un piacere mentre si viaggia. Lezione 2. Cucina francese. Voglio anche provare l'autentica cucina francese. Dovresti visitare un bar all'aperto per quell'esperienza. Hanno i piatti migliori. Sembra perfetto. Ho sentito che le loro crepes e i croissant sono fantastici. Sì, e goderseli all'aperto aggiunge fascino all'esperienza. Assolutamente. È un modo davvero delizioso per immergersi nella cultura locale. Inoltre, puoi osservare la gente mentre assapori il tuo pasto, il che è sempre divertente. Adoro quell'idea. Cerchiamo un bar molto apprezzato da visitare. Sì, e possiamo chiedere consigli anche alla gente del posto. Sono entusiasta di concedermi alcuni meravigliosi sapori francesi insieme. Lezione 3. Comprendere la comunicazione. È interessante come funziona la comunicazione, e grugnì rivolto a qualcuno che doveva essere in lontananza. Sì, a volte i segnali non verbali trasmettono molto più delle parole. Esattamente. Un semplice grugnito può indicare varie emozioni o risposte. È affascinante come possiamo capirci anche senza un linguaggio chiaro. Sì. Il contesto gioca un ruolo significativo nel modo in cui interpretiamo gesti e suoni. La comunicazione è davvero un'arte che va oltre il semplice parlare. Adoro osservare come le persone interagiscono e rivela molto sulle loro relazioni. Assolutamente. Continuiamo ad esplorare questo argomento, è così ricco e complesso. Non vedo l'ora di discutere di più sulle sfumature della comunicazione. Lezione 4. Fare delle pause. Assolutamente, è essenziale prendersi una pausa dalle nostre vite frenetiche. Sì, allontanarsi dalla routine può rinfrescare la mente e lo spirito. Trovo che anche una breve pausa possa aiutarmi a ritrovare concentrazione ed energia. Esattamente. È sorprendente come pochi momenti di relax possano aumentare la produttività. Spesso sottovalutiamo il potere del riposo nel mantenere il nostro benessere generale. Vero. È importante dare priorità alla cura di sé in mezzo ai nostri programmi frenetici. Ho iniziato a programmare le pause nella mia giornata e ha fatto una grande differenza. È un'ottima idea. Incoraggiamoci a vicenda a fare le pause necessarie. Sì, creiamo un equilibrio tra lavoro e relax per una salute migliore. Lezione 5. Visita alla libreria. C'è una libreria laggiù, cominciamo da lì. Grande. Ho anche bisogno di un nuovo libro per il fine settimana, quindi questo è il momento perfetto.
Adoro curiosare tra le librerie e è come entrare in uno scrigno del tesoro. Sì, e l'odore dei libri è sempre così confortante e invitante. Sono entusiasta di vedere quali nuove uscite hanno sugli scaffali. Anche io. Spero di trovare subito qualcosa che susciti il mio interesse. Diamo prima un'occhiata alla sezione narrativa, e di solito è la mia zona preferita. Suona bene. Mi piacciono le storie avvincenti che mi trasportano in un altro mondo. Non vedo l'ora di condividere le nostre scoperte davanti a un caffè dopo la nostra visita. Lezione 6. Avventure emozionanti. Sento davvero che devono tornare indietro a quel livello. Esattamente. A volte l'emozione di un'esperienza vale ogni centesimo speso. Anche se ciò significa spendere tutti i propri soldi, i ricordi creati non hanno prezzo. Sì, quei momenti esaltanti possono cambiare la vita e diventare indimenticabili. Ricordo un viaggio che ho fatto in cui ho fatto una pazzia, ma ne è valsa la pena. È bello avere quelle emozionanti avventure a cui guardare indietro più tardi. Assolutamente. Ci ricordano la gioia e la spontaneità della vita. Pianifichiamo presto qualcosa di entusiasmante. Sono pronto per un'altra avventura. Sono a bordo. La vita è troppo breve per non abbracciare esperienze emozionanti. Lezione 7. Innovazioni in agricoltura. Per tutto il tempo ha inventato centinaia di prodotti che potevano essere ottenuti dai raccolti. È impressionante. Concentrarsi sulla sostenibilità può portare a innovazioni sorprendenti. Sì, soprattutto con colture come le arachidi, che hanno tanti usi. Adoro il modo in cui i pensatori creativi possono trasformare ingredienti semplici in prodotti di valore. È affascinante vedere come l'agricoltura può evolversi attraverso l'innovazione. Assolutamente. Questi progressi possono anche contribuire a diete più sane. Ammiro coloro che dedicano la propria vita al miglioramento delle pratiche agricole. Sì, il loro lavoro sostiene sia l'economia che l'ambiente. Continuiamo a sostenere pratiche sostenibili nella nostra vita quotidiana. Lezione 8. Approfondimenti culturali. Le caratteristiche e le loro tradizioni nazionali sono così intriganti. Trovo che anche la percezione della leadership di Winston Churchill sia piuttosto affascinante. Sì, aveva un approccio unico che enfatizzava la resilienza e la determinazione. Esattamente. Da allora le sue opinioni sul carattere hanno influenzato molti leader. È interessante il modo in cui culture diverse modellano la nostra comprensione della leadership. Assolutamente. Ogni tradizione porta in tavola lezioni e prospettive preziose. Mi piace imparare come i background culturali influenzano le nostre identità. Anche io. Allarga i nostri orizzonti e ci aiuta ad apprezzare la diversità. Continuiamo ad esplorare questi argomenti e arricchiscono notevolmente le nostre conversazioni. Lezione 9. Ispirazione alla moda. Di solito guardo le riviste di moda e cerco online idee per abiti. Sembra un ottimo modo per rimanere aggiornato sulle tendenze attuali. Sì, adoro vedere come stili diversi possano ispirare le mie scelte di guardaroba. Esattamente. La moda è una forma di espressione di sé che può essere molto divertente. Mi piace mescolare e abbinare pezzi per creare look unici.
Questa è la parte migliore. Personalizzare gli outfit li rende davvero tuoi. Condividiamo le nostre fonti di moda preferite e scopriamo insieme nuovi stili. Assolutamente. Sarà divertente ispirarsi a vicenda con nuove idee. Non vedo l'ora di vedere quali nuovi look possiamo inventare. Lezione 10. Decorazioni per la casa. Sembra fantastico. Hai scelto un colore specifico per le pareti? Sì, ho optato per un blu tenue. Sembra calmante e rinfrescante. Il blu è una bella scelta. Può creare un'atmosfera così tranquilla. Esattamente. Volevo un colore che mi aiutasse a rilassarmi dopo una lunga giornata. È intelligente. Il colore giusto può davvero trasformare uno spazio. Ho anche intenzione di aggiungere alcuni accenti vibranti per renderlo pop. Sembra un'idea fantastica e aggiungerà personalità alla tua casa. Sì, sono entusiasta di vedere come tutto si risolverà alla fine. Facciamo una piccola festa di arredamento una volta che tutto è pronto. Lezione 11. Questioni complesse. Questa situazione è complessa e non è sempre facile navigare. Sì, è una questione complessa, ma credo nel diritto a una soluzione pacifica. Assolutamente. Il dialogo e la comprensione sono cruciali in queste discussioni. Sono d'accordo. Trovare un terreno comune può portare a soluzioni più efficaci. È importante ascoltare tutte le prospettive per favorire l'armonia. Sì, l'empatia gioca un ruolo significativo nella risoluzione pacifica dei conflitti. Cerchiamo sempre di promuovere la comprensione e la compassione nelle nostre conversazioni. Decisamente. È un modo potente per contribuire a un mondo più pacifico. Mi impegno a promuovere un dialogo positivo ovunque vada. Lezione 12. Vita umida. Dove vivo io è molto umido, e il calore e l'umidità si combinano per renderlo a volte scomodo. Sembra impegnativo. L'umidità può davvero influenzare il modo in cui ci sentiamo ogni giorno. Sì, fa sembrare tutto appiccicoso ed è difficile rimanere calmi. Posso immaginare. Trovare modi per combattere il caldo è essenziale in quelle condizioni. Assolutamente. Spesso faccio affidamento sull'aria condizionata e sull'idratazione. È intelligente. È fondamentale prenderti cura di te stesso in un clima simile. Mi piacciono anche le attività all'aria aperta, ma solo nelle ore più fresche della giornata. È un'ottima strategia. La mattina presto o la sera possono essere molto più piacevoli. Pianifichiamo una divertente attività all'aria aperta per quando il tempo è giusto. Lezione 13. Influenza scandinava. Le persone che provenivano dai paesi scandinavi del nord Europa hanno un ricco patrimonio. Sì, molte parole che iniziano con le lettere SK affondano le loro radici in quella cultura. È affascinante il modo in cui la lingua ci collega alla nostra storia e alle nostre tradizioni. Assolutamente. Questi legami linguistici raccontano storie di migrazione e adattamento. Adoro esplorare il modo in cui culture diverse influenzano il nostro linguaggio quotidiano. Sì. Arricchisce la nostra comprensione del mondo e delle sue diverse persone. Continuiamo a conoscere queste connessioni, e sono così intriganti.
Decisamente. La lingua è una meravigliosa finestra sulle esperienze umane. Non vedo l'ora di scoprire di più sulle parole e sulle loro origini. Lezione 14. Esperienza rilevante. Quindi, credo che l'esperienza rilevante e il modo in cui si allinea al ruolo abbiano senso. Assolutamente. È essenziale evidenziare in che modo il tuo background si adatta ai requisiti del lavoro. Hanno menzionato eventuali competenze specifiche che stavano cercando durante il colloquio? Sì, hanno sottolineato l'importanza del lavoro di squadra e delle capacità di comunicazione. Interessante. Questi sono vitali per la collaborazione in qualsiasi luogo di lavoro. Esattamente. È bello mostrare come le tue esperienze passate dimostrano quelle capacità. Sono fiducioso che i miei progetti precedenti riflettano le mie capacità in quelle aree. Questo è un punto forte da sollevare. Gli esempi reali possono essere molto persuasivi. Sono entusiasta di condividere la mia storia e di come possa avvantaggiare il loro team. Lezione 15. Preparazione della cottura. Assicuratevi di preriscaldare il forno prima di iniziare l'impasto, è fondamentale per la cottura. Fatto. Il preriscaldamento aiuta a garantire che l'impasto lieviti correttamente durante la cottura. Esattamente. Quanto tempo devo cuocere i biscotti una volta che li abbiamo pronti? In genere, sono necessari dai 10 ai 12 minuti, ma può variare in base alla ricetta. Buono a sapersi. Li terrò d'occhio per evitare che cuociano troppo. Sì, controllarli un minuto o due prima che scada il tempo è una buona idea. Sento già il profumo dei deliziosi biscotti. Anche io. Preparare dolci è un modo davvero soddisfacente per godersi il tempo in cucina. Assicuriamoci di avere tutti gli ingredienti pronti per partire. Lezione 16. Scegliere un laptop. Ho bisogno di un laptop con almeno 8 GB di RAM e un processore veloce. Sembra una scelta intelligente. Queste specifiche sono ottime per il multitasking. Sì, voglio assicurarmi che possa gestire senza problemi sia il lavoro che i giochi. Hai già guardato qualche marca o modello specifico? Ho preso in considerazione alcune opzioni, ma prima voglio leggere alcune recensioni. È un buon piano. Controllare il feedback degli utenti può aiutarti a fare la scelta migliore. Esattamente. Voglio assicurarmi di investire in un laptop affidabile ed efficiente. È importante trovare qualcosa che si adatti alle tue esigenze e al tuo budget. Sono entusiasta di trovare quello giusto e renderà il mio lavoro molto più semplice. Lezione 17. Acquisti di alimenti sfusi. In un negozio di alimenti sfusi, tutti gli alimenti sono nei contenitori e tu ne prendi quanto vuoi. Giusto. È un ottimo modo per acquistare solo ciò che ti serve senza rifiuti di imballaggio. Adoro la varietà che offrono e puoi trovare tanti ingredienti diversi. Sì, e spesso a un costo inferiore rispetto ai normali negozi di alimentari. È anche divertente provare nuovi snack e cereali senza impegnarsi in grandi quantità. Esattamente. Inoltre, puoi mescolare e abbinare per creare le tue miscele uniche. Sono entusiasta di esplorare le opzioni e fare scorta di alcuni elementi essenziali. Facciamo un elenco di ciò che vogliamo provare prima di partire. Buona idea! Ci aiuterà a rimanere organizzati e a sfruttare al meglio la nostra visita. Lezione 18. Posizione della fermata dell'autobus.
La fermata dell'autobus si trova vicino alla stazione? Sì, è proprio di fronte alla stazione, il che lo rende comodissimo. È fantastico! Ci farà risparmiare tempo quando dovremo prendere un autobus. Assolutamente. Non c'è bisogno di camminare lontano con borse pesanti dopo un viaggio. Lo apprezzo e rende il viaggio molto più facile per tutti. Inoltre, è bello avere tutto in un unico posto quando si arriva o si parte. Sono felice di sapere che non dovremo preoccuparci della logistica dei trasporti. Sì, ci permetterà di concentrarci maggiormente sul goderci il tempo trascorso insieme. Assicuriamoci di controllare gli orari degli autobus per pianificare i nostri viaggi in modo efficace. Lezione 19. Montaggio delle scarpe. Ottima scelta! Lasciami misurare i tuoi piedi per la taglia giusta. Sembra perfetto, voglio assicurarmi di avere la vestibilità più comoda. Assolutamente. Le scarpe adatte possono fare un'enorme differenza in termini di comfort. Sì, soprattutto se li indosserò per lunghe ore. Esattamente. Controllerò sia la lunghezza che la larghezza per trovare la corrispondenza migliore. Grazie. È bello avere qualcuno che capisca l'importanza dell'adattamento. Ovviamente. Voglio che tu ti senta benissimo con le tue nuove scarpe. Lo apprezzo. È sempre meglio essere sicuri prima di effettuare un acquisto. Iniziamo con le misurazioni e troviamo il tuo paio perfetto. Lezione 20. Linee guida sul codice di abbigliamento. Quali sono le linee guida specifiche per l'evento? Niente jeans, ma sono accettabili pantaloni o gonne eleganti. Questo ha senso e è importante mantenere un certo livello di professionalità. Esattamente. Vestirsi in modo appropriato può davvero dare il tono all'occasione. Dovrò controllare il mio guardaroba per vedere cosa posso mettere insieme. Sì, è una buona idea pianificare il tuo outfit in anticipo. Pensi che gli accessori siano una buona idea per elevare il look? Decisamente. Una bella cintura o qualche gioiello possono aggiungere un tocco personale. Grande! Mi assicurerò di tenerlo a mente mentre sceglierò il mio outfit. Lezione 21. Richieste extra. Se hai bisogno di altro, fammi sapere. In realtà, potrei avere dei tovaglioli extra, per favore? Ovviamente. Te ne porterò quanti ne avrai bisogno. Grazie. È sempre bene avere degli extra a portata di mano durante i pasti. Sì, soprattutto se abbiamo qualcosa di un po' confuso. Esattamente. Apprezzo il tuo aiuto, rende molto più facile cenare fuori. Nessun problema. Voglio assicurarmi che tu abbia tutto il necessario per goderti il tuo pasto. È molto premuroso da parte tua. Mi sento ben curato. Sono felice di aiutarti e rendiamola un'ottima esperienza culinaria. Lezione 22. Scelte degli snack. A volte mangio cose che non mi fanno bene, come patatine e caramelle. È facile concedersi spuntini del genere, soprattutto quando sono così gustosi. Sì, è difficile resistere, soprattutto durante le serate di cinema. Capisco perfettamente. Trattarsi occasionalmente fa parte del godersi la vita. È vero,
ma voglio anche essere consapevole delle scelte più sane. L'equilibrio è la chiave. Puoi goderti i tuoi preferiti incorporando anche opzioni più salutari. Esattamente. Potrei provare a preparare spuntini fatti in casa più nutrienti. È un'ottima idea. Puoi sperimentare diverse ricette. Sono entusiasta di trovare un buon equilibrio tra indulgenza e salute. Lezione 23. Province della prateria. Saskatchewan e Manitoba sono conosciute come le province delle praterie. Sì, hanno paesaggi così vasti e splendidi scenari naturali. Assolutamente. Le praterie sono famose per i loro ampi spazi aperti e l'agricoltura. È interessante come la geografia modelli la cultura e lo stile di vita lì. Decisamente. L'agricoltura svolge un ruolo significativo nell'economia di queste province. E le comunità spesso hanno un'atmosfera molto unita, il che è adorabile. Ho sentito che i festival e gli eventi celebrano magnificamente la cultura locale. Sì. È un ottimo modo per vivere le tradizioni e il patrimonio della zona. Pianifichiamo un viaggio per esplorare le praterie e saperne di più su di loro. Lezione 24. Antichi templi. Angkor Wat in Cambogia era mozzafiato, e i templi antichi erano davvero notevoli. Assolutamente. Le intricate incisioni e le massicce strutture sono uno spettacolo da vedere. Sono rimasto stupito da quanto tutto sia ben conservato, considerando la sua età. Sì, è incredibile pensare alla storia e alla cultura dietro quei templi. Passeggiare tra le rovine sembrava di tornare indietro nel tempo, in un'epoca diversa. Posso solo immaginare le storie che quelle pietre potrebbero raccontare se potessero parlare. Ogni tempio ha il suo design e significato unici, il che è affascinante. Mi è piaciuto conoscere il loro scopo e i rituali che si svolgevano lì. È stata un'esperienza umiliante essere testimone di una parte così significativa della storia. Lezione 25. Prelievo dalla navetta. Ok, mi assicurerò di farlo, e da dove parte la navetta? La navetta parte proprio davanti all'ingresso principale dell'hotel. È conveniente. Apprezzo quanto sia facile renderlo per gli ospiti. Sì, ci fa risparmiare tempo e fatica quando dobbiamo prendere il nostro passaggio. Voglio essere sicuro che arriviamo in orario, soprattutto se abbiamo un tour programmato. Bel pensiero. È sempre consigliabile arrivare un po' prima per evitare stress. Ricontrollerò gli orari di ritiro per assicurarmi di non perderlo. Sembra un ottimo piano. Sono entusiasta della nostra avventura che ci aspetta. Anche io. Sarà un'esperienza fantastica e non vedo l'ora. Lezione 26. Preparazione confortevole. Eccezionale. Non dimenticare di indossare scarpe comode e portare la crema solare. Decisamente. Cammineremo molto e il comfort è la chiave. Esattamente. Voglio assicurarmi che i miei piedi non mi facciano male dopo una lunga giornata. E la protezione solare è essenziale. Non voglio scottarmi mentre siamo fuori. Sì, proteggere la nostra pelle è importante tanto quanto godersi le attività. Metterò in valigia una piccola borsa con tutto l'essenziale, così saremo completamente preparati. Ottima idea.
È sempre meglio essere troppo preparati che sottopreparati. Assolutamente. Non vedo l'ora di trascorrere una giornata divertente e sicura al sole. Sfruttiamo al meglio il nostro tempo all'aria aperta e godiamoci ogni momento. Lezione 27. Case vacanze. In una casa vacanza preferisco avere una cucina e uno spazio abitativo. Questo ha senso, sembra davvero una casa lontano da casa. Esattamente. Avere una cucina ci permette di preparare i nostri pasti, se lo desideriamo. Sì, e ci dà la flessibilità di mangiare al nostro ritmo. Inoltre, uno spazio abitativo è perfetto per rilassarsi dopo una giornata di esplorazione. Sono d'accordo. È bello avere uno spazio confortevole per rilassarsi insieme. Aggiunge all'esperienza complessiva, rendendola più piacevole e accogliente. Decisamente. Amo sentirmi a casa, anche quando siamo in vacanza. Cerchiamo un noleggio che soddisfi queste esigenze per il nostro prossimo viaggio. Lezione 28. Conservazione delle foreste. È importante che le aree forestali siano designate come parchi nazionali per proteggerle. Sì, e aiuta a evitare che la foresta venga abbattuta per lo sviluppo. Tuttavia, questo è molto difficile per le comunità povere che fanno affidamento su tali risorse. Esattamente. Trovare un equilibrio tra la conservazione e le esigenze delle popolazioni locali è una sfida. Richiede un'attenta pianificazione e supporto per garantire che tutti ne traggano vantaggio. Sì, le pratiche sostenibili possono aiutare sia l'ambiente che le economie locali. Ammiro gli sforzi per coinvolgere le comunità negli sforzi di conservazione. Questo è essenziale. Educare le persone sull'importanza di preservare la natura è fondamentale. Continuiamo a discutere di come possiamo contribuire alla protezione dell'ambiente. Lezione 29. Gestire lo stress. Ehi, come hai gestito lo stress ultimamente? Oh, è stato piuttosto impegnativo con tutto quello che sta succedendo. Capisco perfettamente, e la vita a volte può diventare travolgente. Sì, ho cercato di trovare modi per farcela, come fare brevi pause. È un'ottima strategia. Anche pochi minuti di relax possono aiutare. Mi piace anche praticare esercizi di consapevolezza e respirazione profonda. Queste sono tecniche efficaci. Aiutano davvero a centrare la mente. Esattamente. Sto imparando che la cura di sé è fondamentale per la salute mentale. Condividiamo suggerimenti e supportiamoci a vicenda per gestire meglio lo stress. Lezione 30. Andare avanti. L'impulso dei secoli è che l'umanità avanzi verso la sua meta. Assolutamente. Il progresso e l'innovazione sono fondamentali per lo sviluppo umano. È stimolante pensare a quanta strada abbiamo fatto in vari campi. Sì, e le sfide che affrontiamo spesso ci spingono a trovare nuove soluzioni. Credo che la perseveranza sia la chiave per superare gli ostacoli. Esattamente. Imparare dai nostri fallimenti può portare a risultati più grandi. Ogni passo avanti, per quanto piccolo, contribuisce alla nostra crescita. Sì, è il viaggio che modella noi e il nostro futuro. Continuiamo a incoraggiarci a vicenda a perseguire i nostri sogni e le nostre ambizioni. Lezione 31. Vista sull'oceano.
Che ne dici di andare a Ocean View? Ha bellissime spiagge e alcuni bei sentieri escursionistici. Sembra perfetto. Adoro passare il tempo vicino all'acqua. Sì, e i sentieri escursionistici ci daranno la possibilità di esplorare la natura. Sono emozionato. La combinazione di spiaggia ed escursioni è l'ideale per me. Assolutamente. Possiamo rilassarci sulla sabbia e poi goderci un'escursione panoramica. Inoltre, è un ottimo modo per rimanere attivi mentre ti godi la vita all'aria aperta. Controlliamo il meteo per assicurarci di scegliere il giorno migliore per il nostro viaggio. Buona idea! Voglio assicurarmi che vivremo un'esperienza meravigliosa. Non vedo l'ora di prendere il sole e godermi l'aria fresca insieme. Lezione 32. Gestione delle attività. Qualche consiglio su come gestirlo al meglio? Suggerisco di dare priorità alle attività e di suddividerle in passaggi più piccoli e gestibili. Ha senso. Può sembrare meno opprimente quando affronti una cosa alla volta. Esattamente. Concentrarsi su un compito alla volta può aumentare la produttività. Dovrei anche stabilire scadenze realistiche per mantenermi responsabile. Sì, è un'ottima strategia. Aiuta a mantenere un flusso di lavoro stabile. Non vedo l'ora di mettere in pratica questi suggerimenti per ridurre il mio stress. Sono sicuro che vedrai un cambiamento positivo nel modo in cui gestisci le tue responsabilità. Controlliamoci a vicenda per vedere come stiamo progredendo. Lezione 33. Preferenze della stanza. Ciao. Hai qualche preferenza in merito alla camera per il nostro soggiorno in hotel? Sì, preferirei una stanza con una bella vista, se possibile. Sembra adorabile. Una vista può davvero migliorare l'esperienza. Sono d'accordo. È bello svegliarsi con un bellissimo paesaggio fuori. C'è altro che vorresti, come una dimensione specifica del letto o dei servizi? Un letto king size sarebbe perfetto per un comfort extra. Ottima scelta. Mi assicurerò di richiederlo per la tua prenotazione. Grazie. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per organizzare tutto. Ovviamente. Voglio assicurarti un soggiorno meraviglioso. Lezione 34. Routine del sonno. No, non l'ho fatto, e cosa devo fare per migliorare la mia routine del sonno? Inizia andando a letto e svegliandoti alla stessa ora ogni giorno. Ha senso. La coerenza deve aiutare a regolare il mio orologio biologico. Esattamente. Segnala al tuo corpo quando è ora di dormire e quando svegliarsi. Dovrei anche creare una routine rilassante prima di andare a dormire per rilassarmi. Sì, attività come leggere o meditare possono aiutarti a preparare la mente al sonno. Lo proverò sicuramente. Che ne dici di evitare gli schermi prima di andare a letto? È un'ottima idea. La luce blu degli schermi può interrompere il ciclo del sonno. Grazie per il consiglio. Non vedo l'ora di sentirmi più riposato. Lezione 35. Esplorazione delle fragranze. Oggi, che ne dite di esplorare insieme alcune nuove fragranze? Oh, adoro quell'idea. Provare profumi diversi è sempre emozionante. Anche io. C'è qualcosa di speciale nel trovare una fragranza che risuoni.
Esattamente. Ogni profumo può evocare ricordi e sensazioni diverse. Sono curioso di vedere quali nuove opzioni sono disponibili in negozio. Sì, spero di trovare qualcosa di fresco e unico per la stagione. Rendiamola una gita divertente, possiamo assaggiare una varietà di profumi. Assolutamente. Non vedo l'ora di scoprire nuovi preferiti con te. Sarà un'esperienza deliziosa e andiamo. Lezione 36. Conferma dell'incontro. Potete confermare l'orario dell'incontro? Certamente. Lo annoterò per te, così non lo dimenticheremo. Lo apprezzo. È essenziale rimanere organizzati con i nostri programmi. Sì, soprattutto con così tante cose che accadono questa settimana. Voglio assicurarmi che siamo entrambi preparati e sulla stessa lunghezza d'onda. Assolutamente. Una comunicazione chiara è la chiave per un incontro di successo. Se qualcosa cambia, assicuriamoci di aggiornarci a vicenda immediatamente. Decisamente. Restare in contatto ci aiuterà a rimanere in sintonia. Non vedo l'ora della nostra discussione e dovrebbe essere produttivo.